Mi sono accorto che inavvertitamente abbiamo realizzato non uno, ma ben due video sui cambi di produzione legati ad Adventure. Qualcosa di imperdonabile. Quindi, perché non farne un terzo? Partiamo da Metal Greymon. Sul perché non abbiano usato la versione classica, che per chi non lo sapesse è quella di attributo virus dalla colorazione blu, girano un'infinità di voci sul web. In realtà la questione è molto semplice e va ricercata ancora una volta nel merchandise. Avevano progettato un Greymon trasformabile in Metal Greymon. Greymon è arancione e non potevano farlo diventare blu, quindi si optò per un recolor per la serie animata. Sul Metal Greymon Virus girano altrettante voci, ma abbiamo fatto un bel post a riguardo su Facebook, lo trovate in descrizione. Nemmeno l'elemento distintivo della serie si salva. Serviva uno strumento per interfacciare umani e Digimon. Se il Digital Monster è una simil gabbia e il Pendulum un dispositivo di ricerca, il Digivice è basato sul concetto di OOPART, ossia un reperto fuori posto. Un po' come trovare un cellulare in un'antica tomba egizia. Essendo spesso relegati alla pseudoscienza, nei filoni narrativi sono tipici delle civiltà scomparse come Atlantide. Un oggetto anacronistico dall'aspetto vetusto che cela una tecnologia avanzata. Un leggendario strumento sacro che guida il mondo verso la luce mentre scaccia l'oscurità. Il ponte fra i cuori dei partner. Insomma, questa era l'idea. La mia preferita, però, è l'ultima. Avete presente che in Adventure solo Agumon e Gabumon raggiungono il livello Mega tramite una bislacca profezia apparsa dal nulla? I piani iniziali prevedevano che tutti i Digimon protagonisti si fermassero al livello evoluto. Questo per una serie di ragioni sia narrative, di per sé corrispondeva alla piena maturazione del bambino, sia di world building. Parliamo di una forma definitiva accessibile a pochi, scoperta recentemente e soprattutto ne esistevano una decina di specie, molte delle quali si prestavano meglio al ruolo di antagonista, che ricoprono infatti. Come abbiamo detto in un precedente video, la serie viveva costantemente sull'orlo della cancellazione. Serviva a sponsorizzare personaggi già esistenti. Non potevano crearne troppi e in poco tempo. Però avevano già pianificato i giocattoli trasformabili di Agumon e Gabumon e quindi vennero inseriti nel progetto Adventure. Le curiosità non finiscono certo qui, continuate a seguirci per scoprirle.